Intanto vorrei partire con davvero sentiti apprezzamenti nei confronti del Sassuolo, perché a differenza di tante altre squadre, e lo stiamo vedendo questa, questa giornata di Serie A, ma non è, magari fosse l'unica giornata in cui no, ci rendiamo conto che alcune partite sono proprio del tutto trascurabili, ma veramente e quindi in tutto ciò un Sassuolo che con la quasi vittoria acquisita, perché stiamo per entrare nei minuti di recupero di Sassuolo Milan, al momento conduce di due gol. eh, cioè il Sassuolo, il Sassuolo gioca e cosa da ribadire, ha anche le qualità per giocare, anche le qualità. Ci sono giocatori davvero interessanti, giocatori che poi sono stati valorizzati, se penso a Conè in mezzo al campo, a questo sistema di gioco. E adesso un blocco neanche più, neanche basso, ma un blocco medio in alcune circostanze da parte del Sassuolo. Ho visto una partita molto intelligente che hanno fatto col Como, perché non è che bisogna sempre giocare in maniera o spregiudicata, non è che essere per forza di cose offensivi, ci vuole assennatezza. Ed è il motivo per cui non critico a priori Allegri, però le ultime partite del Milan sono qualcosa di orripilante. Quindi qua non è che sta a parlare un hater di Massimiliano Allegri, no, ma le ultime partite dei rossoneri sono qualcosa di indifendibile dal punto di vista di performance, di risultati. Ed è vero che magari anche per Milan, no, c'è poco spavento per quanto riguarda la classifica, però la realtà è che oggi, vincendo la Juventus, ed è molto probabile, visto che giocano col Verona, li agguantano. E quindi altra posizione che scricchiola, cioè da un secondo posto, qua stiamo a parlare di quarto posto. E attenzione, perché vincendo magari la Roma si può portare a tre lunghezze, per cui nel momento in cui ancora ci sono 9 punti a disposizione, io questo lasciarsi andare da parte dei rossoneri io non lo troverei accettabile, ecco, se facessi parte, no, della schiera di quelli che tengono per la ACB, sì, associazione, associazione calcistica. No, ogni tanto mi perdo. E ne parliamo, signori miei, ne parliamo di questa partita che si sta per concludere, un paio di ragionamenti che vanno effettuati, vanno fatti, anche sulla valorizzazione della rosa del Milan, tanti giocatori che abbiamo visto importanti quest'anno, ma tanti altri che invece pensiamo alla partita che ha fatto oggi Yashari, Ricci, lo stesso Nkunku, e vi ho citato giocatori che se sommati parliamo di oltre 100 milioni di investimenti. Non me lo sto inventando, eh. Non me lo sto inventando. Quindi di tutte queste cose bisogna iniziare a tirare un po' le somme, credo. E ci arriviamo. Prima, come al solito, se volete, date una scossa all'amico algoritmo, perché ha bisogno di sgasare, ha bisogno, no, di essere sempre più effervescente. Possiamo farli, quindi dargli questo like. E aggiornamento, signori miei, aggiornamento per quanto riguarda quelli che continuano a visualizzare il canale ma non sono iscritti. La percentuale sta scendendo, è incredibile, siamo arrivati a 46,3%, mai così bassa, e quindi vi ringrazio perché tantissimi di voi continuano a pigiare il tasto iscriviti. Grazie, grazie davvero. Non costa nulla e per quanto mi riguarda invece fa enorme differenza, quindi grazie mille, veramente stiamo abbassando. Non pensavo si potesse arrivare fino al 46,3, vediamo se riusciamo addirittura a migliorare, credo sia complicato, ma mai dire mai. Intanto io vi dico grazie. E siamo veramente allo scadere, forse addirittura rigore? No, da simulazione qui al giocatore mascherato. Chi è Fadera? Chi è il giocatore mascherato? Sai che faccio anche fatica a riconoscere alcune volte. Devo prendere un po' di occhiali, mi sa. Vabbè, no, voglio rinnovare, a parte gli scherzi, i complimenti al Sassuolo e a Grosso. Attenzione, per me Sassuolo, io non ho mai certezze, ma il Sassuolo è una delle squadre, era sicuramente la neopromossa più forte, proprio in termini di rosa, e mi aspettavo che potesse fare bene il Sassuolo, quindi per me non è una grandissima sorpresa. Certo è che
è andata secondo me anche oltre le mie più rosee aspettative, quindi veramente bene, bravo, bravo Grosso, che magari lo conoscevamo più per i campionati di Serie B, ma questa è una sorta, non dico di sua creazione, ma lui ci sta mettendo davvero la sua matrice su questa squadra che gioca bene. Beh, bellissimo il primo gol, per esempio, come è stato sviluppato, molto 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 bene. Fatemi sentire. Fischi. Quarta sconfitta nelle ultime 7 partite, diceva adesso il telecronista. Un Milan che adesso ci entriamo, si è veramente lasciato andare, veramente. È quasi quando le squadre Allegri poi perdono quello che è il loro focus e che magari poteva essere cercare di rincorrere lo scudetto, e una volta che questa possibilità è venuta meno, poi fai fatica perché credo che il gioco, proprio la matrice, ritorniamo alla matrice, il gioco di Allegri non riesce a performare se non vedi l'obiettivo. È una squadra che, ripeto, oggi vediamo oggi male, male, proprio anche nell'approccio. Oltre al gol di Berardi, l'occasione di Lorientè che poi si fa recuperare da Gabbia, rigore, non rigore, per me no, meglio. Mi è proprio piaciuto, anzi, l'arbitraggio di lasciare andare lì, lasciare andare dall'altro lato. Si deve assolutamente correre, ma c'è stata l'occasione di Torsvet, c'è stata l'occasione di Conè stesso. Solo ha avuto delle chance per portarsi in vantaggio e meritatamente si è portato in vantaggio. Il Milan sostanzialmente ne ha avuta una, anche grossa, e Leao l'ha praticamente cestinata, confermando ancora una volta che forse manca, nonostante i numeri, nonostante tutto, manca quel killer instinct da attaccante, cioè l'attaccante che quando ha un'occasione del genere non perdona. E quindi ci si interroga su tante scelte di Allegri, e ripeto, per me sono in dubbio alcuni miglioramenti che ha portato Allegri, a miglioramenti difensivi. Penso alla valorizzazione di Pavlovic, non ho mai visto giocare così bene Pavlovic se non sotto Allegri. È stato bravo con Bartesaghi, sicuramente una delle migliori stagioni in assoluto per Rabiot, proprio della sua carriera. Ha dato ampio raggio a Modric, non è che ci volesse Allegri poi per scoprire Modric, però ci sono indubbiamente delle cose positive. Secondo me però ci sono anche indubbiamente delle cose che non funzionano. Ecco, io non so quello che è tutto nero o tutto bianco, no, ragioniamoci. Ci sono tante cose che non funzionano. Un Milan che, ecco, tu dici, lo ha preso dall'ottavo posto, non mi ricordo, l'ottavo posto? Magari te lo porti in Champions, è ancora un obiettivo che comunque va portato a casa, però che ti rimane di questa stagione a livello di crescita? Tu dici, ripartiamo da qui perché l'anno prossimo, adesso con questa base che abbiamo costruito, dall'anno prossimo il Milan può lottare per lo scudetto. Per quello che ho visto quest'anno, io direi di no. Vedo squadre molto più avanti del Milan. Cioè, è stata creata quella base perché poi il Milan non è che punta al quarto posto, credo, poi ditemi voi, e quindi e ripeto, ci sono stati investimenti importanti, perché se su Modric e Rabiot, bene, e tanti dicono ma il Milan è scarso, poi ha perso anche Teo, che il Teo dell'anno scorso è un giocatore, ex giocatore mi verrebbe da dire. Teo e chi era altro? Reinders, che tra l'altro, apro parentesi, ottima la prima parte al City, poi ha perso il posto, oggi Reinders è una riserva, e quindi avrei voluto vederlo sotto Allegri per valutarlo sempre, ma comunque sono stati sostituiti con giocatori importanti. Modric, l'abbiamo detto, Rabiot, e soprattutto, lo dicevo prima e ci ritorno, tanti giocatori che costano tanto, sono stati pagati tanto, ragazzi. In comunque quasi 40 milioni, documentatevi. Yashari, anche lui, quasi tra bonus ci arriva a 40. Si parla di 35, adesso non so preciso, ma stiamo parlando di tanti soldi. Ricci 20, 25 con i bonus. Stiamo parlando di tanti, tanti soldi, e stiamo parlando di giocatori assolutamente tralasciabili in questo momento. Per cui, ecco, Allegri non li ha avallati, quindi non è colpa sua, non lo so, fate voi. Però parliamo di investimenti che oggi non sono stati valorizzati. Questo mi sembra chiaro. Quindi ci sono luci e ombre per quanto mi riguarda nella stagione del Milan, nella stagione di Max al Milan. Poi ricordiamolo sempre, senza coppe, quindi c'era questo focus sul campionato. È diverso giocare ogni 3 giorni, e questo se ne è accorto per esempio il Napoli stesso.
per le problematiche e magari infortuni, non lo so, però non è la stessa cosa evidentemente. Non lo so, francamente non lo so. Vediamo come si aggiorna, perché ancora comunque ci sono 3 giornate e vediamo se ne approfitteranno chi sta sotto. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.